Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la modifica e la cancellazione delle nostre pagine. Oggi invece, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo di introdurre le classi e definire una classe in PHP che ci permetterà di generare in automatico la nostra tabella per l'elenco dei dati senza dover ogni volta riscrivere codice HTML. Quindi per prima cosa ci spostiamo in elenco pagine, commentiamo la creazione della nostra tabella, creiamo un nuovo file e lo salviamo all'interno della cartella include in una nuova cartella che chiamiamo classi e salviamo il file come colonne.php. E all'interno di questo file apriamo il PHP e definiamo una nuova classe, quindi class la chiamiamo colonna, aperta e chiusa graffa, e al suo interno definiamo una nuova funzione, function colonna, con lo stesso nome della classe, che prenderà in ingresso due variabili che avranno il nome della colonna e il campo colonna. Nell'intestazione della nostra classe quindi definiamo due variabili, nome colonna che sarà uguale ad un array vuoto, quindi aperta e chiusa quadra, e un'altra variabile che la chiamiamo campo colonna, anch'esso un array vuoto, punto e virgola. E ad ogni chiamata di questa funzione incrementiamo una variabile i di 1 e gli diciamo $dis nome colonna al campo $i sarà uguale a $nome colonna, punto e virgola. $dis associerà alla variabile nome colonna al campo i il valore che sta ricevendo la nostra funzione. Perfetto, quindi replichiamo la stessa direttiva per il campo della colonna e salviamo. Ora definiamo un nuovo file e lo salviamo in classi come tabella.php. All'interno di questo file definiamo una nuova classe e la chiamiamo class tabella, che avrà le stesse variabili della classe colonna, e definiamo una nuova funzione, la chiamiamo aggiungi colonna, che prende in ingresso la colonna da aggiungere, e gli diciamo $dis nome colonna sarà uguale a $colonna al campo nome colonna all'indice $i. Quindi ad ogni chiamata di questa funzione incrementiamo la variabile i di 1. E lo stesso facciamo con il campo colonna, quindi dis campo colonna sarà uguale a colonna di campo colonna. Perfetto. Per finire definiamo un nuovo file che si occuperà della stampa della nostra tabella e lo salviamo come stampa.php
Quindi definiamo anche qui una nuova classe e la chiamiamo stampa, che avrà sempre le stesse variabili e definiamo una nuova funzione con lo stesso nome della classe che prende in ingresso la tabella e associa a $dis nome colonna l'array di tabella nome colonna e all'array campo colonna l'array di tabella al campo colonna. Perfetto, ora ci spostiamo in elenco pagine e definiamo le nostre celle. Quindi $id sarà uguale a new colonna e gli passiamo il titolo da stampare nell'intestazione. Per l'id vogliamo visualizzare il nome come id e il nome del campo salvato nella tabella, quindi id pagina. Poi definiamo una colonna per il titolo, quindi titolo, una colonna per l'id alfanumerico una per il contenuto principale una per il contenuto secondario e per finire una per la posizione della voce, quindi posizione voce e qui posizione voce menu. Quindi abbiamo definito tutte le nostre colonne e quindi riempito tramite questa funzione qua i rispettivi array. Ora definiamo la tabella, quindi $table sarà uguale a new tabella e aggiungiamo alla tabella tutte queste righe, quindi $table aggiungi colonna $id punto e virgola. In questo modo stiamo richiamando la funzione aggiungi colonna che prende in ingresso la nostra colonna definita con la classe colonna e salva nei suoi array i dati presi dalla classe colonna. Lo stesso ora facciamo per tutte le altre colonne. Quindi titolo, id alfa, contenuto, contenuto secondario e posizione. Per finire definiamo stampa che è uguale a new stampa e gli passiamo la tabella. Nell'intestazione del nostro file includiamo le classi, quindi include classi colonne.php
include classi tabella.php e include classi stampa.php. Salviamo, ci spostiamo in stampa e all'interno della funzione tramite il PHP stampiamo la struttura della nostra tabella, quindi echo table, aperto chiuso, definiamo la riga per l'intestazione, quindi aperto e chiuso, e all'interno del TR utilizziamo un ciclo in PHP per scorrere i dati del nostro array e stampare i rispettivi valori. Utilizzeremo il ciclo for each, lì passiamo il nostro array, $dis nome colonna as $id, in questo modo recuperiamo l'id dell'occorrenza, uguale maggiore, quindi freccetta $valore, li facciamo stampare, quindi echo una cella e al suo interno concateniamo $valore. Salviamo, premiamo F5 e come avete visto ci ha stampato i titoli delle nostre celle. Ora, come prossimo step, dobbiamo nella classe tabella definire una nuova funzione che la chiamiamo setQuery, che riceverà in ingresso la connessione e la query, e gli diciamo che $dis connessione sarà uguale a $connessione e $dis query che sarà uguale a $query, punto e virgola. Quindi inseriamo due nuove variabili, connessione e query. In stampa.php definiamo lo stesso le variabili e passiamo le variabili al nostro file, quindi $dis connessione sarà uguale a tabella di connessione, punto e virgola, e $dis query sarà uguale a tabella di query, punto e virgola. Salviamo, in elenco pagine settiamo la query prima della stampa, quindi $table set query connessione virgola, ci serve il nome della nostra query, quindi select pagine, il result lo possiamo anche commentare, punto e virgola, e in stampa quindi eseguiamo la nostra query, quindi $res tabella è uguale a MySQL query di dis connessione virgola dis query, punto e virgola, e dopo l'intestazione apriamo il ciclo while e gli diciamo while $row tabella è uguale a MySQL fetch array di res tabella, quindi per ogni occorrenza ci stampi
un rigo, quindi aperto e chiuso, e per ogni rigo della tabella, tramite il for each, quindi for each $dis campo colonna as id $valore, lui ci stampi la cella, quindi td aperto e chiuso, e al suo interno ci deve stampare $row tabella al campo $valore. Salviamo, premiamo F5 e come vedete siamo in home page. Ovviamente lui ha stampato la pagina relativa ad home page. Ci spostiamo in backend, cambia la query e ovviamente lui sta stampando i dati relativi al backend. Ora, visto che ci siamo, diamo la grafica alla nostra tabella, quindi width 98, allineamento centrale, gli associamo la classe, salviamo, premiamo F5, perfetto, poi diamo l'id al nostro tr, quindi id intestazione, perfetto, associamo un colore diverso alle nostre righe, quindi per ogni while dovremo incrementare la nostra variabile e associare un colore diverso come abbiamo fatto l'altra volta, quindi while, e gli diciamo style background color e qui ci stampiamo bg color, salviamo, premiamo F5, perfetto, poi diamo le direttive per il passaggio del mouse, quindi on mouse over lo evidenziamo, quindi on mouse over this background color premiamo F5, perfetto. Ora dobbiamo dare l'on mouse out e ripristinare il colore, quindi on mouse out this style background color e qua ci stampiamo bg color, salviamo, premiamo F5, perfetto. Ora definiamo una base per la nostra tabella, quindi definiamo un nuovo tr td callspan, come valore di callspan il count di $dis nome colonna, quindi contiamo le occorrenze dell'array, e al suo interno vediamo di definire un piedi pagina, quindi ci stampiamo $dis pie pagina, quindi definiamo una nuova variabile, quindi var $pie pagina, gliela passiamo, in tabella facciamo una nuova funzione per il piedi pagina, set pie pagina, quindi $dis
$dis pie pagina è uguale a pie pagina. In elenco pagine gli diciamo $table set pie pagina e gli diciamo end copy Odla production 2023 punto e virgola. Nel file CSS definiamo le direttive per il pie di pagina, quindi table class tabella tr id pie pagina e qua gli mettiamo anche un text align right. Salviamo, gli diamo l'id, quindi id pie pagina. Lo stesso facciamo per il titolo, quindi aggiungiamo una nuova riga per il titolo, trid titolo, e qua ci mettiamo titolo. Quindi in tabella inizializziamo anche una funzione per il titolo, set titolo, quindi this titolo è uguale a titolo, e in stampa recuperiamo il valore, quindi var titolo e $dis titolo è uguale a tabella di titolo. E quindi in elenco pagine table set titolo elenco pagine area privata. Salviamo, ci spostiamo nel foglio di stile, all'intestazione invece del nero gli diamo un colore grigio, altezza non gliene diamo e poi gli diamo colore del testo nero e font weight lo togliamo. Perfetto, mentre le caratteristiche che abbiamo dato all'intestazione le diamo ora al titolo, quindi titolo e titolo. Togliamo lo sfondo al piedi pagina perché non mi piace, quindi background color glielo mettiamo bianco e gli mettiamo colore di testo nero e poi gli diciamo border top 2 pixel solid black. Salviamo, premiamo F5, perfetto, allineiamo il titolo di pagina al centro, quindi titolo text align center, e ora vediamo di definire tramite una funzione, quindi tramite la classe colonna, anche gli attributi per le celle. Definiamo due nuove variabili. Una sarà un array che ospiterà le direttive i nostri titoli, che sarà uguale a un array vuoto, quindi, e l'altra per quanto riguarda le opzioni dei campi, quindi td uguale ad array vuoto. Perfetto, quindi definiamo una nuova funzione che la chiamiamo function set opzioni, che prenderà quindi le opzioni th, virgola, e le opzioni td. Ad ogni chiamata quindi incrementiamo la variabile di 1 e gli diciamo $dis opzioni al campo th sarà uguale a opzioni th, punto e virgola, e $dis opzioni al campo td sarà uguale ad opzioni td, punto e virgola. Ora ci spostiamo in tabella, definiamo le stesse variabili e le passiamo i valori, quindi opzioni th, opzioni td, e gli diciamo che $dis opzioni th sarà uguale a colonna opzioni th
di $i e this opzioni td sarà uguale a opzioni td. Salviamo, ci spostiamo in stampa, recuperiamo ulteriormente i valori, quindi $this opzioni th è uguale a tabella di opzioni th e idem per il td. E quindi all'interno del for each per l'intestazione ci stamperemo $this opzioni th al campo $id e all'interno invece del for each per i campi stampiamo $this opzioni td al campo $id. Salviamo, ci spostiamo in elenco pagine e prima della definizione della tabella all'id per esempio gli diamo set opzioni e gliele diamo in questo formato, quindi nella prima parte le clausole per quanto riguarda l'intestazione, nelle seconde le clausole per quanto riguarda i campi. Quindi gli possiamo dire per esempio all'intestazione che lo vogliamo align center e possiamo magari dirgli anche style color rosso, punto e virgola. Salviamo, premiamo F5 e come avete visto il titolo id è stato centrato, è stato anche colorato di rosso. Ora possiamo anche dirgli che i campi li vogliamo centrati, quindi align uguale center. Salviamo, premiamo F5 e anche l'id è stato centrato. Ora facciamo lo stesso con posizione voce, quindi $posizione set option align center e gli diciamo width 8% e il testo lo vogliamo centrato, quindi campi centrati. F5. Ora ci concentriamo invece sull'inserimento dei pulsanti, quindi ripristiniamo il colore dell'id. Per i pulsanti innanzitutto ci serve una nuova colonna che vogliamo metterla a sinistra, quindi aggiungiamo una nuova colonna pulsanti e definiamo quindi una nuova colonna chiamata pulsanti e gli passiamo l'id pagina che ci servirà perché ad ogni pulsante dobbiamo associare l'id pagina relativo per la modifica o la cancellazione. Quindi salviamo, premiamo F5, ovviamente lui ci stampa l'id, però noi dobbiamo nella classe tabella definire una nuova funzione e la chiamiamo set azione perché dobbiamo passargli l'azione dei pulsanti che riceverà in ingresso l'azione e quindi $this azione sarà uguale ad azione. Quindi definiamo una nuova variabile var azione, in stampa recuperiamo il dato, quindi ovviamente var azione e ci recuperiamo l'azione, quindi $this azione è uguale a tabella di azione. Perfetto, quindi in elenco pagine dobbiamo settare anche la nostra azione, quindi $table set azione e gli passiamo l'azione associata ai nostri pulsanti che abbiamo associato alla variabile action, quindi qui dovremo passargli action. Salviamo e in stampa all'interno del while ci recuperiamo i pulsanti associati a quell'azione, quindi ricopiamo la nostra query da elenco pagine
quindi select pulsante, where a.nome è uguale a this azione, res pulsante this connessione, e all'interno del for each noi sappiamo che di default lo vogliamo a sinistra la colonna dei pulsanti, quindi possiamo dirgli che se id è uguale a 0, quindi è la prima occorrenza che sta visualizzando e l'azione è stata settata, noi gli facciamo stampare i pulsanti, altrimenti gli facciamo stampare i dati relativi alla query della tabella. Quindi gli diciamo if $id è uguale a 0 e $this azione è diverso da stringa vuota, chiusa tonda, aperta graffa, stamperemo i nostri pulsanti, altrimenti lui ci stampi le celle con i valori presi dal database. E quindi all'interno di questo if dobbiamo dirgli while $row pulsante è uguale a MySQL fetch array di res pulsante, quindi per ogni pulsante che ci trova ci stampi il form col pulsante. Quindi form metodo uguale post, id pulsante incluso, perfetto, e come valore selezionato qua non utilizziamo id pagina selezionata, perché in questo caso noi l'abbiamo personalizzato per la modifica delle pagine, ma identifichiamo questo campo id record selezionato e qua ci andrà row tabella di valore. Racchiudiamo il tutto all'interno dei td, quindi eco td aperto ed eco td chiuso, e ovviamente anche qua ci possiamo aggiungere le opzioni. Salviamo, premiamo F5 e come avete visto ci ha inserito i pulsanti. Perfetto. Ora se noi clicchiamo su modifica ci manderà a modifica pagina, ma non visualizzeremo i dati perché ovviamente in seleziona pagina, quindi nella nostra funzione, dovremmo modificare l'id, perché noi abbiamo utilizzato id pagina selezionata, ma in questo caso dovremmo cambiarlo con id record selezionato. Salviamo, premiamo F5, clicchiamo su backend e come vedete ora viene completato correttamente anche il campo pg. Perfetto. Ora centriamo la colonna dei pulsanti, quindi nell'elenco pagine gli diciamo pulsanti, set opzioni e gli diciamo che il titolo lo vogliamo align center, o gli diciamo style font weight bold e poi gli diciamo color lo vogliamo rosso, quindi FF 000 e 0 punto e virgola, e poi gli diciamo width 5%. Salviamo, premiamo F5. Ora vediamo di aumentare un po' l'intestazione, un height a 20 pixel, perfetto, e poi vediamo di settare il colore qualora volessimo cambiarlo per long mouse over,
quindi in tabella li definiamo set color over, che riceverà in ingresso il colore, e quindi this color over sarà uguale a colore. Quindi definiamo la variabile color over, che di default sarà uguale al colore che abbiamo scelto. In stampa ci recuperiamo il valore, quindi this color over sarà uguale a tabella di color over, quindi var color over, e quindi all'on mouse over qui ci andrà $this color over. Salviamo, premiamo F5, il colore ovviamente non è stato cambiato, quindi ha preso quello di default, ma se noi in elenco pagine ora settiamo anche il color over e gli passiamo l'esadecimale per esempio del rosso, quindi cancelletto FF000, lui ovviamente cambierà il colore in rosso. Perfetto. Ora scegliamo magari un colore un po' più tenue, F5, perfetto, direi che ci siamo. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida vediamo di migliorare la nostra tabella, inseriremo un limite di righe da visualizzare per la tabella e quindi qua sotto inseriremo i numeri delle pagine e poi inseriremo anche la possibilità di ordinare i dati della nostra tabella.